Dunque, la prima volta che sono incappato nella storia di Benuzzi è stato quando il mio coautore Roberto Santachiara mi ha spedito un plico. Il giorno dopo mi è arrivato questo libro che lì per lì mi ha lasciato perplesso, un libro, un'edizione del 66 con le pagine un po' ingiallite, di Fuga sul Kenya di Felice Benuzzi. Io non avevo mai sentito nominare né l'opera né l'autore ed ero perplesso perché sfogliandolo mi sembrava una cosa un po' nostalgica, patriottarda, diciamo pure fascistoide. Mai impressione fu più sbagliata, perché poi quando ho cominciato a leggere il libro in realtà mi sono reso conto che il mood del libro, l'intento dell'autore erano completamente diversi. Il libro è un'opera felicissima, proprio scritta benissimo, che racconta una storia emblematica di prigionieri di guerra che fuggono da un campo di prigionia alle pendici del Monte Kenya, a Nanyuki, un campo di prigionia alleato, dove erano stati presi ad Addis Abeba quando gli inglesi erano arrivati in Etiopia, avevano rovesciato l'impero fascista e evadono una notte al solo scopo, apparentemente futile, incosciente, demenziale anche, di scalare il Monte Kenya, che è un 5.000 metri, con mezzi di fortuna, poca preparazione, niente mappe, niente bussola dopo mesi di prigionia, e andare in vetta e tornare indietro e riconsegnarsi alle autorità alleate. Benuzzi, nonostante si formi come alpinista durante il ventennio, quando il modello dominante di alpinismo è completamente diverso, è quello eroico, viriloide, militaresco, fanfarone, ma Benuzzi ha come antidoto il fatto di essere in tutto e per tutto un mitteleuropeo completamente bilingue, di crescere un po' nel modello di questo alpinismo non aggressivo, di questo alpinismo, come dicevamo prima, molto spirituale. Andare in montagna e costruirsi anche provvisoriamente, anche solo temporaneamente intorno, un mondo diverso da quello in cui ci troviamo a vivere tutti i giorni, un mondo che si stacca dal tran tran, dalla routine, dal tempo ossessivamente scandito, dal tempo di lavoro, il tempo del consumo, i tempi dettati ad esempio dal pendolarismo urbano, e noi viviamo in un tempo molto strutturato nella vita di tutti i giorni, negli spazi urbani, però noi avremmo bisogno di vivere un tempo più fluido, meno scandito, meno pressante, un tempo che noi siamo liberi di esperire a modo nostro, un tempo nostro, no? Ritrovare un altro tipo di ritmo. Ecco, quando andiamo in montagna, noi per un lasso limitato di tempo, che però a noi sembra durare tanto, viviamo un tempo più fluido, viviamo un tempo meno strutturato, meno scandito. Per molti di noi andare in montagna significa vivere in un altro mondo, non lo puoi fare per sempre, però è la tua manifestazione del fatto che vorresti vivere in un altro modo e soprattutto vivere un altro tempo, un'altra misura del tempo, un'altra esperienza del tempo. Questa è una forma di utopia. Andare in montagna ha qualcosa di utopico. E come ti piacerebbe vivere se non fossi costretto a vivere come vivi? L'idea di seguire le orme di Felice Benuzzi fino in vetta al Monte Kenya, una delle 3 cime, la Punta Lenana, la stessa dove era arrivato lui tanti anni prima, è di Santachiara ed è una delle prime cose che mi propone. Mi dice: se vogliamo scrivere un libro su questo personaggio dobbiamo anche andare lassù dove è andato lui. Quando siamo arrivati in cima a Punta Lenana io ho provato a immaginarmi cosa avesse provato Benuzzi nel momento in cui era salito. Dopodiché ho seguito le orme di Benuzzi non solo sul Monte Kenya, ma anche tutto quello che ha fatto prima, dopo, per ricostruire la vita di Felice Benuzzi, che era funzionario coloniale in Etiopia. Anche noi, partendo da una vita, raccontiamo i nodi irrisolti legati al nostro colonialismo e anche all'irredentismo, alla questione giuliana, alla questione di Trieste, del confine orientale.